Buongiorno a tutti, oggi ci divertiamo a realizzare un semplice tester di continuità per il nostro laboratorio che ci permetterà anche di testare le giunzioni dei componenti elettronici. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Vediamo insieme come procedere. Partiamo innanzitutto dallo schema elettrico da me progettato. Si tratta di semplicemente un transistor con sul collettore collegata una cicalina piezoelettrica attiva. Questa cicalina, se collegata ai 3 volt, emette un suono. Sappiamo che la base di un transistor si attiva e quindi il transistor conduce con una tensione di almeno 0,7 volt. La continuità viene rilevata sui due puntali di ingresso. Quando su questi due puntali è presente una resistenza inferiore a 30 ohm, il LED giallo in conduzione introduce una caduta di tensione di 2,1 volt. Per cui sul nodo dei puntali avremo una tensione residua di circa 0,9 volt. Questa tensione verrà ripartita tra la resistenza da 21 ohm più la resistenza dei puntali e la resistenza da 100 ohm. Quest'ultima, costituendo i 2/3 della resistenza del ramo, porterà in conduzione il transistor con una tensione di 0,7 volt. Qualora questa resistenza sui puntali fosse maggiore di 30 ohm, avremo una caduta di tensione sulla base del transistor inferiore a 0,7 volt. Il transistor sarà interdetto, ma il LED giallo sarà illuminato dalla debole corrente che scorre attraverso questi puntali. Lo stesso dicasi in presenza di una giunzione all'ingresso. Ma passiamo alla realizzazione pratica di questo circuito, la solita basetta a 1000 fori, pochi altri componenti e il solito flussante per favorire le saldature. Inizio con l'inserire le due resistenze rispettivamente da 100 ohm e da 22 ohm, valore standard, un quarto di watt. Fatte le saldature e tagliati i terminali, è la volta del transistor di commutazione BC337. Questi transistor hanno una piedinatura specifica che dobbiamo rispettare in fase di montaggio. Cerchiamo di accostare i componenti in base ai collegamenti che poi dovremo realizzare sul circuito. A questo punto è il momento di aggiungere la cicalina piezoelettrica attiva. Queste cicaline hanno un polo positivo e un polo negativo di collegamento. Nell'effettuare la posa dei componenti partite da quelli più bassi per arrivare fino a quelli più alti. È il momento di inserire il LED rosso in parallelo alla cicalina alimentato dalla stessa tensione con una resistenza. Con due pile scariche mi sono ricavato questo semplice dispositivo per testare l'anodo e il catodo di un LED. Vi ricordo che l'anodo va collegato al positivo mentre il catodo al negativo. Nonché il LED giallo. Questi due colori di LED hanno entrambi la stessa caduta di tensione pari a 2,1 volt. L'anodo è sempre il terminale più lungo e va collegato al più, mentre il catodo è il terminale più corto e va collegato al meno. Una volta inserito questo LED giallo ed effettuate anche le sue relative saldature, è il momento di occuparci della tensione di alimentazione 3 volt. Ho scelto una pila a bottone 3 volt da inserire all'interno di questo portapile che andrò a saldare sul circuito stampato. Il circuito infatti assorbe corrente solo cortocircuitando i due puntali, per cui la mia batteria litio a bottone durerà una vita. A questo punto, finita la posa di tutti i componenti elettronici necessari, è il momento di effettuare i collegamenti. In questo caso, in genere, io utilizzo un sottilissimo filo di rame prelevato da questo cavo, con il quale pazientemente andrò ad effettuare tutte le saldature per realizzare il circuito finale. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Una volta realizzati tutti questi collegamenti tra i vari componenti, una rapida occhiata di controllo rispetto allo schema elettrico e andiamo avanti nella nostra costruzione andando a realizzare i puntali necessari.
Con l'utilizzo del trapano e del Dremel vado a smerigliare la punta di un chiodo in ferro sottile che utilizzerò come puntale. Vado ad aggiungere del flussante a questo puntale e a stagnarlo per garantirmi una maggiore conduttività. Il ferro infatti spesso e volentieri si ossida e la ruggine non è assolutamente un ottimo conduttore. Vado quindi a smerigliare la parte stagnata per conferire una punta perfetta al mio puntale e a stagnare l'altra estremità a cui andrà collegato il filo necessario per collegarsi al resto del circuito. Per contenere tutto questo mio circuito di tester vado a riciclare questo vecchio contenitore di medicinali con tappo ermetico che si adatta perfettamente alle mie esigenze. Pratico un foro su questo tappo nel quale andrò ad inserire il primo puntale. Vi ricordo che nei commenti potrete inserire delle domande sui miei video, cercherò di rispondervi prima e meglio possibile. Utilizzo della colla a caldo per il suo fissaggio. Nel mentre che la colla a caldo si raffredda possiamo andare ad effettuare delle piccole manovre di aggiustamento per la perpendicolarità della sonda rispetto al tappo. È il momento di pensare all'altro puntale, pratico un foro sul fondo da cui fuoriuscirà il filo, vado a riciclare un vecchio pennarello dal quale andrò ad eliminare la punta nonché anche la spugna interna contenente l'inchiostro. Per far passare il filo al suo interno a mo' di sonda vado ad inserire del filo di stagno fino in fondo, attraverso il quale poi farò passare il filo di rame necessario al collegamento. Saldo questo filo ad un secondo puntale realizzato nella stessa maniera del precedente e a questo punto decido anche di apportare delle modifiche al circuito originario eliminando il LED rosso e la resistenza di polarizzazione. La cicalina infatti li rende superflui. Altre modifiche: ho spostato cicalina e LED in fondo e cambiato anche la posizione di alcuni componenti per far spazio alla batteria. Ho anche smussato lo slot portapile per farlo entrare correttamente nel mio contenitore. Bene, a questo punto posso andare ad inserire tutto il mio circuito tester di continuità all'interno del mio contenitore. Vado ad inserire il tappo di chiusura, non prima però di aver inserito questa spugnetta che mi permetterà di tenere il circuito ben saldo sulla sua posizione. Fatto tutto questo, il mio tester di continuità è pronto per l'utilizzo. Facciamo qualche test basilare. Verifichiamo questo interruttore di una banco Sega. Abbiamo conduttività su questo lato e non conduttività sull'altra via. Andando a schiacciare l'interruttore avremo l'inversione della conduttività. Bene, a questo punto andiamo a testare la sensibilità di questo continuity tester. Prendiamo due resistenze, una da 33 ohm e l'altra da 20 ohm. Andiamo a vedere quale delle due farà suonare la nostra cicalina. La resistenza da 20 ohm sicuramente fa suonare la nostra cicalina e accendere il LED, mentre la resistenza da 30 ohm non farà suonare la cicalina ma soltanto accendere il LED. La sensibilità di un continuity tester è importante perché permette di discernere una resistenza da un cortocircuito. Facciamo un esempio pratico con questo multimetro. Modalità continuità. Andiamo a verificare questa resistenza che farà anche suonare la cicalina come se fosse un cortocircuito. La cicalina ci induce a pensare che siamo in presenza di un corto erroneamente. Questo tipo di sensibilità non è il massimo. Il nostro circuito, come potete ben capire, è molto più sensibile del nostro tester perché discerne tra queste due condizioni. E questo grazie al particolare schema adottato per questo continuity tester. Passiamo all'atto pratico, andiamo a vedere come utilizzare ad esempio su questa scheda madre di un decoder digitale terrestre il nostro
continuity tester. In particolare andremo a vedere come verificare le giunzioni di diodi. Verifico la polarizzazione diretta di questo diodo raddrizzatore, quindi abbiamo una giunzione, al contrario invece non abbiamo alcuna giunzione. Cerchiamo un altro diodo su questa scheda, misuriamo la polarizzazione diretta, il LED si accende correttamente, al contrario invece rimane spento. Questo diodo è ok. Altri due diodi è presente la giunzione sia nel primo che nel secondo. In caso di corto avremo sentito suonare la cicalina. Bene, per meglio comprendere il discorso della giunzione mi sono realizzato questo campione di componenti elettronici contenenti svariate tipologie di giunzione dai transistor ai diodi. Andiamo ad effettuare alcune test di giunzione su questi SMD. Ricordo che la seconda lettera indica la polarità della base, positiva o negativa. Nel mio caso l'ho segnalata sul mio tester con il colore rosso. Polo positivo sulla base, polo negativo sull'emettitore e sul collettore, abbiamo la presenza delle giunzioni. Anche la giunzione base-collettore fa accendere il relativo LED. Procediamo con il transistor PNP, quindi questa volta andremo ad invertire i poli, polo negativo sulla base e il polo positivo su emettitore e sul collettore. Anche qui abbiamo la rilevazione corretta delle giunzioni. Se invertiremo i puntali, naturalmente il LED rimarrà spento, permettendoci di individuare la piedinatura. Passiamo ad un transistor classico, un BC337 NPN, quindi il positivo sulla base, negativo sul collettore e abbiamo la giunzione. Non è vero il contrario. E ancora positivo sulla base, negativo sull'emettitore, abbiamo la giunzione. Non è vero il contrario. Transistor di potenza PNP, andiamo a impostare la base al negativo e inseriamo il positivo ad esempio sul collettore, troveremo la giunzione, il LED si accende correttamente. Idem per la giunzione base emettitore, non è vero il contrario. Passiamo ad un diodo raddrizzatore, quindi anodo e catodo. Naturalmente impostiamo per polarizzare correttamente la giunzione il positivo sull'anodo e il negativo sul catodo e il nostro LED si accende, non è vero il contrario. Allo stesso modo possiamo testare un diodo Schottky che non è altro che un doppio diodo in opposizione. Anche qui possiamo verificare la presenza della giunzione tra il centrale e gli estremi di questo componente. Naturalmente non è vero il contrario. Passiamo a questo ponte raddrizzatore utilizzato negli alimentatori switching. Andiamo a misurare ognuno di questi diodi presenti all'interno del ponte rispettando la polarità di ciascuno. Abbiamo il primo diodo, misuriamo il secondo diodo, quindi è la volta del terzo diodo e poi invertiamo per misurare l'ultimo diodo. Anche qui, se il ponte è in buone condizioni, ovviamente non è vero il contrario e il nostro cicalino inizierebbe a suonare. Per finire passiamo a questo MOSFET, cui rileviamo la presenza del diodo interno. Non è possibile testare questo MOSFET perché la tensione di eccitazione generata dal mio strumento è troppo bassa. In generale questo tester di giunzioni ci potrà essere utile in tutti quei circuiti che stiamo per riparare per verificare la bontà delle varie giunzioni e dei vari componenti. Misurando le giunzioni ad esempio di un ponte raddrizzatore di questo alimentatore switching, piuttosto che le giunzioni di componenti SMD. Insomma, uno strumento sicuramente utile nel nostro laboratorio di riparazioni. Bene amici, anche per oggi è tutto dal mio laboratorio, io vi mando un abbraccio e ci vediamo la prossima volta.